Buongiorno a tutti anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Grazie per essere qui anche oggi con noi e spero che questa piccola sbirciata qui nel nostro mondo vi piacerà. E perciò domenica è sempre domenica e questa domenica ho deciso di preparare i gnocchi di patate fatti in casa. Una volta allestate e intiepidite 600 g di patate, ho iniziato a schiacciarle una alla volta. Nel frattempo mio marito Fabio pulisce il vialetto d'ingresso di casa dall'erba. Mentre invece come secondo piatto prepariamo un polpettone semplice. Semplice perché all'interno metterò delle uova sode, solo da un lato perché a mia figlia non piace il polpettone farcito. Cosa tutto non si fa per accontentare i figli e per vederli mangiare. E così ho iniziato la cottura di questo polpettone con dell'olio caldo e lasciato dorare in entrambi i lati. E le nostre gatte dirigono i lavori. Nel frattempo ho preparato le patate e le ho unite al polpettone e le ho messe a cuocere a fuoco lento aggiungendo dell'aglio e prezzemolo. Ciao Lunetta, stai venendo a vedere il lavoro che ho fatto? Va bene? Sto venendo a vedere se sto facendo un bel lavoro. Ciao Lunetta. No, che sto andando con questa adesso.
Nel frattempo ho preparato anche un sugo di pomodoro e ho iniziato a lavorare i gnocchi di patate. Sto utilizzando 300 grammi di semola e, come ho detto prima, 600 grammi di patate che inizio ad lavorare. A questo punto aggiungo un uovo e finisco di impastare il tutto. A questo punto, una volta formato il panetto, ho iniziato a preparare i gnocchi. Come potete notare, mio marito utilizziamo questo decispugliatore elettrico e quindi sono serviti veramente diversi metri di cavo per arrivare a tagliare fino alla fine del vialetto. Purtroppo tempo fa mio marito ha fatto un acquisto tramite Facebook per un decespugliatore a batteria, ma purtroppo non è arrivato quello che lui ha acquistato e pagato. Gli è arrivato bensì un tagliabordi che neanche quelli tagliava, pensate, con delle batterie stilo, quindi non immaginate la rabbia, ma alla fine non abbiamo potuto ricavarne nulla, quindi perciò adesso per il momento continuiamo a utilizzare questo elettrico, perché io personalmente, visto che lo utilizzo anche io, ho paura di utilizzare quello a motore. È bravo il mio maritino, guardate che bello che è venuto il nostro vialetto. Nel frattempo ho messo a cuocere i gnocchi di patate. Giorno devo ammettere che una signora mi ha fatto molto piacere perché una fermata mi ha detto guardi, io la seguo, volevo farle i complimenti perché la trovo davvero deliziosa. Il profumo che emana la cucina la domenica per me è qualcosa di veramente impagabile, ecco. D'altronde domenica è sempre domenica. Immobiliari, ma soprattutto durante i primi appuntamenti, quando non sono nemmeno degli agenti immobiliari, ma sono delle guide dei musei. Infatti la spatolata tipica del muratore su soffitti e pareti. Tutti gli arredi sono fatti giungere appositamente dalla lontana Svezia,
brutto. A tavola! Buon appetito. Buon appetito! Niente male. Lui parla così, se lo faccio io sembro scemo. Impegnativo, vedi che lui è... Che poi visto che il discorso anatomico, aveva scoperto che c'è un tubo che collega il marrone destro col cervello. Allora dai al disco rigide, capito? Chiara, vieni che ti devo bendare. È le 7:30 della mattina, la moglie comincia il turno come casciera su che a forza di lavaggi si è slavorata il cavallo, arriva ai gheretti. E come di consueto, la domenica sera arriva sempre troppo presto.
E così, accompagnata da un caffè caldo, ho continuato questo disegno che ho iniziato tempo fa per quest'ultimo tagliere per il periodo primaverile. No? Tieni giù, ti metto. Adoro quando riesco a ritagliare questi momenti per me. Ed ecco qua che il quadretto è terminato. Io lo adoro. Vi piace? Cosa ne pensate? È carino, primaverile, colorato, come piace a me. E in questo periodo dell'anno, come di solito, il temporale non è tardato ad arrivare durante il pomeriggio. Perciò ho deciso di preparare una crostata di mele con crema di arance. Per gli ingredienti della pasta frolla utilizzo del burro morbido 100 grammi con 100 grammi di zucchero,
un uovo e 200 di farina e mezza bustina di lievito per dolci. Ho iniziato a lavorare subito il burro con lo zucchero e successivamente ho aggiunto l'uovo. Ho aromatizzato a piacere, io ho utilizzato del limone grattugiato e della polvere di arancia, l'aroma della polvere di arancia, quella fatta in casa. Scusate, ho aggiunto la farina, la mezza bustina di lievito per dolci Una volta pronto il panetto, lasciato riposare in frigorifero per mezz'ora. E così abbiamo iniziato a preparare il ripieno. Ho tagliato la mela a fette, questa mela pestata che avevo in frigorifero, e prima che andasse male l'abbiamo utilizzata per il ripieno della crostata. Come si dice, non si butta mai via nulla. L'ho fatta cuocere un po' con una noce di burro, con del limone spremuto e un cucchiaino di cannella. Volendo si può aggiungere anche dello zucchero. Nel frattempo ho pulito anche le noci e adesso. E così ho iniziato a preparare la crema di arance con 250 ml di succo di arancia, 20 g di amido di mais e 2 cucchiai di zucchero. A questo punto ho ripreso la pasta frolla dal frigo, oramai fredda, e ho iniziato a stenderla lasciando un pezzetto da parte per le decorazioni. Ho versato la crema di arance a mio gusto, mi piace tantissimo il limone grattugiato e così cospargo sopra la crema. Ho aggiunto le mele cotte
ho cosparso con le noci tagliate a pezzetti e ho decorato con la poca pasta frolla rimasta. In sottofondo sentite il nostro cagnetto che non vede l'ora di uscire a fare la sua passeggiatina. E anche oggi è tutto da casetta, spero che il video vi sia piaciuto, grazie per le visite amichevoli a casetta nostra, grazie infinite di cuore davvero per tutti i commenti che riceviamo ogni volta, grazie, 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 grazie. A settimana prossima allora, un abbraccio, ciao ciao a tutti! Non è acceso, l'avevi spento.